Ciao, sono Caruso Colzi. Oggi parliamo di 3 aspetti fondamentali di ogni percorso di crescita personale. Quindi, se sei una di quelle persone a cui piace fare da sola, sei una di quelle persone che gli piace lavorare in autonomia, ascoltami bene perché questi 3 punti sono fondamentali in ogni percorso di sviluppo interiore o di crescita personale. Allora, che non sia facile lavorare da soli su alcune tematiche della propria vita lo sappiamo fin da piccoli, infatti abbiamo tanti mentori, tante persone di riferimento, all'inizio sono i genitori e poi gli insegnanti e poi magari alcuni amici più grandi, lo zio o che ne so, quel tipo di coach particolare che ti insegna una disciplina per renderti più resiliente. Voglio parlare di alcuni sportivi o voglio parlare di persone che invece si occupano di essere formate in un lavoro. In ogni caso, noi esseri umani attingiamo sempre alla conoscenza di persone che ne sanno di più. Sono 20 anni che faccio questo lavoro, voglio darti l'opportunità di provare in autonomia a organizzare il tuo percorso con 3 punti chiave. Quali sono questi 3 punti chiave? Il primo è: conosci dove sei, come sei e gli strumenti che hai. Il primo punto è sempre partire da dove sei, non da dove si presuppone dovresti essere, non da ciò che stai scappando, ma dove sei in questo momento? Quali sono le tue disponibilità di tempo, di soldi, di energia, di apertura mentale? Quali sono le tue caratteristiche di adesso? Spendi almeno 2 o 3 giorni cercando di capire e magari scrivendo anche su un foglio in modo da averlo scritto, come dire, nero su bianco, oppure blu su bianco se sei come me, che a me piace di più il blu piuttosto che il nero, ma insomma queste sono frivolezze. Allora scrivitelo e cerca di capire che cos'è che puoi mettere in gioco e quali sono le tue possibilità di adesso, non quelle che si presuppone tu dovresti avere. Facciamo un esempio: io ho 40 anni, si presuppone già che dovrei avere una famiglia. Chi mi ha detto? Chi l'ha detto? Io ho 40 anni e mi trovo in questa situazione. Ho questi soldi da spendere, ho questo tempo a disposizione, ho queste energie. Io ho 65 anni, sono stufo di queste cose, voglio quest'altro, tutto al presente, tutto al presente. Cerca di comprendere bene il momento presente in cui sei, non scappare altrove, momento presente. Questa è la prima fase. Il secondo punto su cui lavorare bene è l'obiettivo che tu vuoi raggiungere e chiaramente l'obiettivo che tu vuoi raggiungere risente un po' di quello che sei adesso, cioè risentirà un po' di qualcosa da cui stai scappando e qualcosa invece che vorresti ottenere. Ecco, concentrati solo su ciò che vuoi ottenere, non mettere in gioco nient'altro, cerca di capire quell'obiettivo lì che cos'è e rendilo ben formato. Ti do un piccolo trucchino: vai su Google e digita obiettivo ben formato. Vedrai che ci sono diverse formule, una è lo smart, l'altra è il più smart, ce ne sono diverse di formule e dovrai cercare di capire se quell'obiettivo è raggiungibile, è sotto il tuo controllo, è temporizzato e via discorrendo. Fai bene questo lavoro. Sappi che nell'ambito del coaching questo è il lavoro più importante, perché senza un obiettivo dove andiamo? Se tu non sai che cosa stai cercando, non lo troverai mai. Se tu non sai dove stai andando, non ci arriverai mai. E anche qualora tu ci arrivassi, non te ne accorgeresti. Bene, questo era il secondo punto. Andiamo al terzo punto, che è fondamentale. Tu conosci il presente A, sai dove vuoi andare B, adesso devi tirare un ponte, un arco, la linea di congiunzione che ti porta da un punto A a un punto B, ok? Che di solito è il punto C. Quello che usualmente fanno gli operatori, cioè sono tutti gli strumenti che ti servono, la direzione, le strategie, le tecniche, ecco, tutto ciò che metterai in moto per arrivare al tuo obiettivo. Capiamoci bene. Sai dove sei, come sei, che cosa hai a disposizione. Sai dove vuoi andare e l'hai formato bene il tuo obiettivo. Adesso, per connettere i punti, hai bisogno di alcuni tipi di caratteristiche. Chiaramente ci sono milioni di tecniche già su YouTube, anche nel mio canale te ne spiego tantissime, ok? Però non è detto che tu debba andare a tentoni.
Non è che puoi provare una strada e vedere se arrivi a Roma, poi ne provi un'altra e vedere se arrivi a Roma. Sì, lo so il detto famoso, tutte le strade portano a Roma, ma prova. Prova a vedere quanti decenni ti ci vuole a provare tutte le strade e poi ti accorgerai che tante veramente non portano a Roma e quelle che magari ti hanno portato a Roma erano molto più lunghe di altre strade che erano più dirette. Allora lì c'è un lavoro che è un po' più specifico. Usualmente i clienti che sono i migliori, diciamo in assoluto per tutti gli operatori, sono coloro che in qualche modo attraverso le loro esperienze hanno già fatto un percorso interiore, si sono resi conto di dove sono, che cosa realmente vogliono. Ecco, si relazionano con l'operatore e dicono: sa, io mi trovo in questa situazione, ho questa età, ho queste potenzialità, queste sono le cose che io posso e non posso fare. Benissimo. Che cosa vorrei ottenere? Vorrei ottenere questa cosa qua. Perfetto. Spesso e volentieri già con questi due dati, cioè con le prime due cose importanti di ogni percorso, già un operatore professionista riesce a delineare una direzione, una strategia che ti porti al tuo obiettivo. Però se vuoi lavorare in autonomia, cerca di comprendere che non tutte le tecniche sono giuste per te. Facciamo un esempio. Immaginati che sei una persona che ha delle difficoltà a visualizzare. E non è strano che mi sia alzato gli occhiali proprio nel momento in cui parlo di visualizzazione. Va bene, ok. Allora, immaginati che sei una persona che ha difficoltà a visualizzare. Per passare da un punto A a un punto B, utilizzeresti tecniche di visualizzazione? Magari no, ok? O magari vuoi spendere del tempo per imparare delle tecniche di visualizzazione perché il punto A e il punto B si avvicinano e così ci metti meno. Ogni strategia deve essere disegnata su ognuno di noi. Certo, esistono le camicie che si trovano nei negozi e hanno più o meno delle misure che possano andare bene e poi ci sono le camicie di sartoria. Ma le camicie di sartoria costano tanti soldi. È vero, perché sono fatte su misura per te. E adesso la domanda reale non è che tipo di camicia vuoi, ma che tipo di vita vuoi. Vuoi una vita che è disegnata su misura per te o vuoi una vita standard? Vuoi la classica vita normale che non ha niente di speciale per te perché non ti lascia manifestare chi sei? Oppure vuoi una vita in cui tu ti ritrovi, che capisci davvero chi sei e puoi manifestare in libertà te stesso? Ecco, se la seconda opzione è quella che vuoi scegliere, sappi che devi disegnare su di te quel percorso che ti fa passare da un punto A a un punto B. E quali sono le informazioni di cui hai bisogno? Sicuramente il punto A, perché lo stai disegnando su di te, ma poi devi dirigere le strategie verso il punto B. E adesso con questo video ti ho praticamente raccontato qual è la strategia che noi professionisti utilizziamo quotidianamente per aiutare i nostri clienti. Spero che tu voglia provare a fare in autonomia questa cosa, perché sono un grande sostenitore del lavoro in autonomia. Dopotutto non esiste cambiamento, tutti i cambiamenti sono autocambiamenti. Cioè non è che non esiste esiste il cambiamento, ma non è che io posso cambiare te, tu cambierai da solo, in autonomia. Però, come ti ho detto all'inizio, ognuno di noi ha dei mentori e quindi scambiando informazioni e richiedendo otteniamo degli strumenti. Gli strumenti possono essere una pala, un cacciavite, un cellulare, però alcuni strumenti invece sono la spiegazione di alcune emozioni che abbiamo, oppure uno strumento mentale, cioè un modo per organizzare i nostri pensieri, oppure un modo per visualizzare meglio, per sentire meglio ed essere più consapevoli. Questi sono gli strumenti che vengono messi in gioco nella crescita personale, nello sviluppo interiore. Sappi che le persone di successo, non le persone famose sono un'altra cosa, la fama è un'altra cosa, è il successo. Le persone che hanno successo sono persone che fanno accadere le cose, le fanno succedere, ok? Perché tu abbia successo deve essere successo qualcosa. Ecco, le persone che hanno successo, in realtà, anche se non te lo dicono, se scavi un po' in superficie ti rendi conto che hanno lavorato profondamente dentro se stessi. E quando io parlo di persone di successo, non pensare alle persone in televisione,
ok? È più facile che quelle persone siano persone famose piuttosto che di successo. Le persone di successo sono quelle persone che si liberano dalle proprie gabbie, si liberano dalle catene, dal gioco e riescono a manifestare se stessi con soddisfazione nella loro vita. Quelle sono persone di successo perché fanno accadere le cose nella loro vita. E quelle sono le persone che lavorano su se stessi. Come puoi lavorare in questo modo? Parti da te stesso. Punto A, cerca di capire realmente che cosa vuoi. Punto B, crea un arco, un ponte, una traiettoria che dal punto A ti riesca a portare a un punto B. Io spero con questo video di averti aiutato al massimo per quanto possa aiutarvi in un video, però se vuoi organizzare un percorso di crescita personale ed essere supportato da un professionista che fa questo di lavoro da 20 anni, contattami. Il mio sito è molto facile, carusocolzi.com. Io ti auguro una buona serata e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!